back live to the French Open with Café de Colombia. Signore e signori, queste immagini ci giungono come di consueto dal campo centrale del Roland Garros in Parigi, dove in questi ultimi 3 giorni si conclude il torneo considerato il campionato del mondo sulla terra battuta. Abbiamo visto, intanto vediamo in primo piano Cedric Pioline. Abbiamo visto in precedenza l'incontro tra gli spagnoli Mantilla e Moya, incontro di semifinale che ha qualificato per la finale Carlos Moya, che ha battuto in 4 set il connazionale Mantilla. Ora contro, ecco lo vediamo inquadrato, contro Cedric Pioline giocherà Corretja, pure spagnolo. Quindi è assicurato l'ingresso di uno, ma potrebbero essere anche 2, gli spagnoli nella finale, e la possibilità che uno spagnolo dopo alcuni anni, l'ultimo è stato mi pare Brughera, dopo alcuni anni rivinca gli internazionali di Francia al Roland Garros. Ecco la fotografia che sembra fatta apposta, la fotografia di rito. La scelta del campo o del servizio, il giudice di sedia chiede a Pioline dove vuole giocare o cosa vuole fare, si è deciso, stanno a studiare, dovrebbero conoscere la memoria ormai, soprattutto i francesi, la situazione del sole in qualunque ora del giorno sul campo centrale per decidere poi da che parte giocare o se servire, perché il sorteggio dà luogo a 2 possibilità: di scegliere di servire o di non servire, di ricevere, e poi di scegliere il campo, o l'uno o l'altra di queste 2 possibilità. Giusto Gianni? Sì, giusto, intanto vediamo i 2 giocatori che hanno iniziato il palleggio in una seconda semifinale, che anche qui vede di fronte 2 giocatori non di primissimo piano del tennis mondiale come classifica, come lo è già stata la prima delle 2 semifinali. Comunque abbiamo visto che sì. Corretja è il numero 14 e invece Cedric Pioline non aveva numero, cioè non era dei primi 16 delle teste di serie. Era il numero 17 della classifica mondiale Pioline. Comunque Corretja è un giocatore che su questa superficie vale tranquillamente i primi 6-7 giocatori del mondo, soltanto forse dietro alcuni suoi connazionali, Moya, ma non molti altri, e poi qualcun altro che si è perso per strada ma che comunque è sempre forte su questa superficie, vale a dire Rios, forse Kafelnikov, e quindi è l'uomo da battere in questa semifinale. Io credo, non so come siano le quote, d'altra parte non è che dica quello che leggo ma dico quello che sento, e quindi non so quali siano le quote o chi sia dato come favorito in questa seconda semifinale, ma io credo che Cedric... Le quote sono 56 a 45 per la Corretja. Sì, io credo che Corretja, come ho detto, sia l'uomo da battere in questa seconda semifinale. Pioline, per arrivare in finale, deve giocare un tennis veramente difficile, e credo, anche se avrà sostegno del pubblico, anche se siamo qui a Roland Garros, anche se tutto fa pensare che lui possa veramente giungere quest'anno in finale, io credo che oggi Corretja sia per lui un ostacolo un pochino troppo difficile. Poi naturalmente la parola ai giocatori e al campo, e vedremo quello che succederà. D'altra parte ieri siamo stati sorpresi quando la Hingis ha così perso abbastanza nettamente una partita sulla quale ha giocato per un set solo contro la Seles, poi è sparita dal campo. Sicuramente questo Corretja non lo farà, perché se dovesse perdere comunque è un grandissimo lottatore, e credo che farà di tutto per arrivare alla sua prima finale in un torneo del Grande Slam. Intanto vediamo in sovraimpressione chi ha battuto Corretja per raggiungere
semifinale, Alami, Vicente Gumi, con il quale ha rischiato di perdere, l'argentino Gumi, e poi Stoltenberg e De Wolf senza problemi, il belga De Wolf per 7-5, 6-4, 6-3. Corretja è un giocatore anche lui abbastanza completo, come il suo connazionale Moya, forse un pochino meno di Moya, nel senso che non ha quella grande facilità che abbiamo visto appunto in Moya durante la prima semifinale, facilità di padronanza non soltanto di palleggio ma anche proprio dal punto di vista dello stile e della classe, però è un giocatore che passa bene, serve bene, fa tutto abbastanza bene, si muove molto bene sulle gambe. It may be possible for cars to ignore obstacles. Maybe. In the meantime, we at Peugeot will continue to conceive cars that can skillfully avoid them. Peugeot, engineered to be enjoyed. Back live to the French Open with AT&T Direct Service. It's all within your reach. À droite de la chaise, Cedric Pioline. Abbiamo analizzato per quanto riguarda i semifinalisti in campo Corretja. Ora su Pioline c'è da dire che è un giocatore che è sicuramente in grado di esprimere un buon tennis dal punto di vista sia tattico che anche proprio dello stile. È un giocatore che sa fare tutto, ha nel rovescio a mio avviso il suo colpo migliore, serve bene, gioca bene al volo, e poi qui a Parigi è stato un pochino anche baciato dalla fortuna sino ad ora, perché ha vinto delle partite drammatiche al quinto set e avrebbe potuto perderle. Mi riferisco soprattutto al primo turno con Filippini, perché è stato così colto da crampi ed è riuscito a vincere per 6-4 al quinto. Avesse perso quel game probabilmente ora non sarebbe qui a disputare questa semifinale. Più durerà, ma non ci sarebbe, senti, nemmeno Filippini. Chi ci sarebbe secondo te? Ci sarebbe l'altro, quello del tabellone, quello che non aveva giocato, o probabilmente ci sarebbe Krajicek o Safin qui in semifinale, perché che avrebbe reso più credibile la finale del torneo. No, perché Pioline ha meritato di arrivare in semifinale, ha giocato molto bene con Krajicek, già lì ribaltando il pronostico, poi ha giocato benissimo contro Safin e anche contro Arazi ieri ha fatto una buona partita. Comunque credo che se Corretja riuscirà a far stare Pioline in campo a lungo, Pioline poco per volta secondo me oggi dovrebbe spegnersi. Ora questo è quello che pensavamo anche in alcune partite precedenti, però nessuno dei giocatori che lui ha incontrato era solido come Corretja dal punto di vista della classifica e della forza proprio in sé per quanto riguarda questo giocatore. Pioline al servizio. Several. 15-0.
30-0. Zero. 40-0, sbaglia completamente la risposta. Correggia. Corretja è un giocatore che stecca molte palle, d'altra parte anche Pioline sono tra i due giocatori che steccano di più. E perché? Ecco, vedremo, infatti volevo analizzare questo, perché sono giocatori che soprattutto anche col dritto e il rovescio, cioè con i due fondamentali, giocando coperta la palla, cioè giocando quello che in gergo viene chiamato lift, cioè un taglio però dal basso verso l'alto, sono destinati a un movimento di racchetta che tante volte colpiscono la grafite, cioè la punta, prima di arrivare alle corde. Questo fa sì che la palla cosiddetta steccata, che poi È improprio. sì, è improprio, comunque è definita appunto nel vocabolario tenistico, si dice steccata, quando non è colpita in centro della racchetta, prenda un taglio diverso e vada fuori dal campo. Mentre i giocatori che giocano in slice, cioè dall'alto verso un taglio imprevedibile. Mentre i giocatori che giocano dall'alto verso il basso, in slice, cioè che tagliano la palla dall'alto verso il basso, difficilmente incappano in questo genere di errori. Vediamo qui, infatti, Ecco. Pioline proprio, Anche lui. come dicevamo prima, Sbaglia Pioline. 40. sbaglia Pioline, ma non deve comunque, anche se siamo all'inizio della partita, farsi invischiare in questo tipo di Questi palleggio palleggi, certo. da Brughera, perché Per quanto lui non si muoveva, in pratica Pioline. sì, ma non importa, comunque si stanca mentalmente e anche fisicamente, perché deve fare sempre attenzione a come mettersi per colpire la palla. Non è che può starsi tranquillo così e aspettare la palla che arrivi, deve mettersi in posizione, quindi deve sempre saltellare e prepararsi. Sì. Gran rovescio questo, Avantage Corretja. quello giocato dall'Iberico, che veramente, vedete come lascia andare a tutto braccio la palla, colpisca davanti a lui e non ci sia nulla da fare per Pioline su questo rovescio, che poi entra in campo seguendo la palla, quindi dando anche la forza del corpo oltre che a quella del braccio. Palla break per Correggia. Azzecca il servizio Pioline, parità. Égalité. Quello che ha in più, a parer mio, sempre naturalmente Pioline di Correggia, è che qualche punto gratis lo può trovare, gratis tra virgolette naturalmente, lo può trovare col servizio, perché serve meglio di Correggia, quindi nei momenti di stanchezza o di bisogno magari può trovare un ace che Correggia più difficilmente trova. Avantage Pioline. Infatti vediamo qui un altro ace servito dopo un game molto lungo. Vantaggio Pioline. D'altra parte a Wimbledon e a Flushing Meadows non si arriva se non si serve bene.
in finale. Passante bellissimo, in lungolinea, niente da fare per Pioline. Passante bellissimo ad una velocità stratosferica, perché vediamo che Pioline era lì a rete e non si è neanche mosso. Rivediamo l'immagine, vedi? La guarda soltanto passare, quando ma non è si passata, muove. sì. Quindi la palla viene veramente veloce. D'altra parte ho visto una partita tra Corretja e Gaudenzi a Monte Carlo, era a bordo campo, stecca di nuovo Corretja intanto su una buona prima di Pioline. Ho visto una partita tra Gaudenzi e Corretja e tiravano fortissimo tutti e due. Dalla televisione non si vede appunto quanto tirino forte i giocatori. Vantaggio Pioline. Premier service. Ancora 2 palle per Pioline. Annullata la palla break. O palla del vantaggio. Tanto avvio abbastanza in salita per Pioline, anche se siamo sempre soltanto 40 pari nel primo game. Merci. Già incomincia a faticare a vincere il proprio game di battuta all'apertura, si era trovato sul 40-0. Avantage Pioline. Vantaggio per Pioline, combattuto questo primo game. Un peu de silence, s'il vous plaît. È uscita di pochissimo la palla. Gioco per Pioline, gioco d'apertura per Pioline. All right, what can I get you? Let me get a double espresso latte, half decaf, medium foam, and just named Dutch chocolate, okay? Thanks. I'll have an Austrian goat milk cappuccino with a touch of Madagascar cinnamon. Ordering the right cup of coffee has become quite complicated, unless... I'll have what he's having. all you want is the richest coffee in the world. Just look for Juan Valdez. 100% Colombian coffee. Anything else just doesn't sound as good. The richness and savoir-faire of a region. The balance of a prestigious wine. Malzan Bordeaux. First in France. Back live to the French Open with Café de Colombia. Corretja al servizio, 1-0 a favore di Pioline e il punteggio d'apertura dell'incontro. Ha lasciato partire una mina qui Pioline di rovescio da metà campo. 0-15. Guarda la velocità con la quale Pioline ha preparato, poi pum,
Nulla da fare per Corretja qui, che rimane a guardare. Bravissimo il francese. Premier service. 2 palle ancora per Viene Corretja. chiamato Let's stranamente dal giudice di sedia e non da... sì. Probabilmente è un americano. Premier service. No, però lo parla bene il francese, quindi non è un americano. Era riuscito ancora Pioline a colpire la palla perché non aveva voluto approfittare Corretja del campo aperto davanti a sé. 15 pari. Forza troppo il colpo Pioline. Sì, soprattutto ha voluto dare un'angolazione impossibile da quella parte, la palla gli è uscita giustamente perché penso fosse proprio fisicamente impossibile mettere la palla in quell'angolo dal centrocampo dove era appunto piazzato Cedric Pioline. Grande risposta, applauso, sì. Sì, e grande applauso del pubblico. Vediamo qui come anticipato contro la palla di dritto, nulla da fare per Corretja. Trenta pari. Quaranta 30. Gioco per Corretja, 1 pari nella prima partita. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, pourriez bien éteindre vos téléphones portables. Merci. Bel rovescio questo da parte di Corretja, sul quale Pioline non corre, non arriva neanche. Ci rinuncia. Intanto, mentre Gianni Cleppo segue per voi il gioco dal punto di vista tecnico, voglio darvi alcuni dati biografici su Pioline e su Corretja. Pioline ha 28 anni, è nato il 15 giugno del 69 a Neuilly, è alto 1,89, pesa 79 kg e impugna la racchetta, come vedete, con la mano destra. In quanto a Corretja, Alex Corretja ha 24 anni, è nato l'11 aprile del 74, è 14esimo della classifica ATP
il suo miglior piazzamento è stato un quarto posto, mentre 17esimo, e l'avevamo detto in precedenza, in apertura, è 17esimo Pioline. Il suo miglior piazzamento è stato un nono posto. Bravissimo Pioline intanto, che ha giocato qui una palla veramente incredibile, rivedremo probabilmente dalle immagini. Era arrivato abbastanza bene Corretja su questo rovescio lungolinea di Pioline, poi ha incrociato bene qui Pioline, ha giocato una demi-volée da fondo campo imprendibile per lo spagnolo che non se l'aspettava. 30-0 intanto sul Gianni, ti faccio una domanda che è una domanda che pone il tecnico che si occupa sull'equipe dei raffronti tra i due giocatori. Dice: sulla carta i due, Pioline e Corretja, sono molto vicini, cioè hanno le stesse probabilità. Il grado di fatica di Pioline sarà verosimilmente uno dei fattori essenziali del match. Sono d'accordo. Ecco, quale può essere l'altro? No, sono d'accordo. Innanzitutto sono due giocatori simili, in quanto come caratteristiche tecniche hanno più o meno lo stesso tennis, anche se Pioline serve un pochino meglio, però su questi campi, data anche come sono arrivati in semifinale, Pioline, tanto vediamo qui un attacco rete di Corretja, 30 pari. E dicevamo che uno può essere la fatica e l'altro secondo me può essere il dato di fatto che Corretja è un pochino più forte su questa superficie all around, cioè in tutto quello che fa gioca un pochino meglio, a parte forse il servizio, si muove meglio, gioca meglio da fondo campo, è più solido, è più rapido sulle gambe. Ecco, dice sempre, prosegue quella nota dicendo che il francese avrebbe tutto l'interesse a vincere il primo set. Ma il francese avrebbe tutto l'interesse a vincere tutti e tre i set. Che cosa? Questo non, sì, perché se perde il primo set poi, più va per le lunghe il match e più diventa difficile per Pioline. Questo lo capisce anche mio figlio di 3 anni. Si vede che i lettori dell'equipe ma no, ma questa è una cioè voglio dire, è chiaro che Pioline a 29 anni, con tutto quello che ha fatto durante il torneo, ha giocato destra, sinistra, 5 set primo turno, 5 set negli ottavi, 5 set nei quarti, voglio dire, poveretto, se perde anche il primo set, chiaro, se vince il primo set ha una chance in più. Diciamo che se vince il primo set Pioline si mette sul 50%. Qui dice: egli avrà a suo vantaggio l'esperienza dei grandi avvenimenti e soprattutto lo sostiene il pubblico. Per vincere bisogna che lui attacchi. E questo infatti vediamo questo come intanto diciamo come Pioline si salvi nei momenti importanti, perlomeno in questo inizio di partita, col servizio, perché è proprio grazie al servizio che riesce a trovare quei punti gratis, cioè quei punti senza dover faticare. E qui intanto serve una palla per il 2-1 suo favore nella prima partita. Il fatto è che non so se dopo 2 ore che gioca può ancora fare gli ace col servizio. Vedi come arriva già in ritardo qui su questa palla. È un po' presto arrivare in ritardo. Ma comunque sai, deve cercare di finire gli scambi abbastanza in fretta. La palla è buona, ma secondo me aveva sbagliato Corretja qui, perché l'aveva staccata un pochino. Rivediamo un po'. Vedi che la palla, infatti non sapeva se fosse caduta dentro o fuori, tutti e due la guardano e poi il giudice di linea si è visto dietro, quello dietro Pioline sulla destra, vicino a Eurosport, sì, che ha messo le mani così basse, quindi vuol dire che la palla è buona. Adesso è uscita la terminologia francese, filet. Corretja.
Gioco per Corretja, che conduce per 2-1 nella prima partita. In the world of international business, one never knows where opportunity may lead. Yet some business travelers approach this world with confidence, not concern. You can't always identify these individuals by how they carry themselves, but you can distinguish them by something else they carry. Diners Club, the right answer in any language. People rely on you. You need a car you can rely on. Kia. Back live to the French Open with Café de Colombia. Corretja al servizio, 2-1 a suo favore nella prima partita. 15-0. Pari. 30-0 intanto 30-0. È rimasto un pochino indietro Pioline, attaccato corto, e qui ha dovuto giocare una volée molto difficile, bassa. D'altra parte il passante di Corretja era molto coperto, quindi la palla si abbassa subito dopo la rete e bisogna veramente piegarsi molto per far passare la palla. Rinuncia. Cioè, bisognerebbe anche far notare ai telespettatori, perché a volte si legge o si vede, si dice soprattutto: ma sti spagnoli sono gente che la palla giocano da fondo campo, sbagliano poco. Queste cose non esistono più, Guido, perché questi spagnoli giocano un tennis quasi perfetto. Hai visto qui come ha cambiato improvvisamente il ritmo, ha fatto una palla corta a Corretja, questo dimostrando grande sensibilità. Quindi non soltanto 3-1 intanto per Corretja nella prima partita, non soltanto dimostrano di saper palleggiare come potevano essere i Gheras o questi 10-15 anni fa, ma giocano molto bene anche in avanti, sanno fare delle palle corte sia di dritto che di rovescio, sono giocatori veramente completi. Io intanto approfitto della pausa, del cambio di campo, per dirvi che i precedenti tra Corretja ripreso il gioco, 15-0 sul servizio di Pioline. Pioline deve tenere assolutamente il proprio game di battuta per non farsi staccare già in un primo set da Corretja. (40-0) intanto sul servizio del francese. Gioco per Pioline, 3-2 a favore di Corretja.
Corretja, même pas 3 jeux à 2. New for body and mind. IsoStar with activator effect. Rado, a different world. Back live to the French Open with Café de Colombia. Corretja al servizio. Quinze 15-0. Ma secondo te in questi scambi Pioline cerca il momento di scendere a rete o no? Beh, o si rassegna allo no, scambio? quando può, ma non è mica stupido, non può venire a rete da fondo campo così mentre l'altro palleggia. È un palleggio abbastanza forte quello di Corretja, la palla ti rimbalza molto alta, quindi deve aspettare il momento giusto per venire avanti, altrimenti viene subito passato senza nessun problema da Corretja, quindi deve aspettare una palla un pochino più corta, un pochino più lenta per poi avvicinarsi alla rete. La palla è molto dubbia, vedremo cosa deciderà l'arbitro, perché l'ha lasciata Corretja, ma Corretja l'ha lasciata con incertezza. La prendo, la lascio, la prendo, la lascio. Di là ha visto tutto. Da questa inquadratura non si potrà assolutamente giudicare, in quanto siamo coperti dal Sì. giudice, da Corretja, dai fiori, quindi 30-0. a 15, doppio fallo. Ha forzato molto la seconda palla a Corretja, però aveva visto che Pioline stava entrando dentro e quindi ha cercato di sorprenderlo, e come in questi casi succede, può succedere, ha commesso un doppio fallo. Buon top. 30 pari. Un altro doppio fallo questo.
pubblico Palla è fuori. protesta. Strano due doppi falli in un game così da parte dello spagnolo. Uno lo capisco, ma due è difficile vederli rifare nello stesso gioco. Può capitare poi che magari per 10 servizi non ne fa più. Tanto palla break, quindi palla per il 3 pari. Ha servito una bella seconda qui, Sì. Ha servito una seconda molto forte, angolata. Questo lo puoi fare quando sei, secondo me, in fiducia, perché altrimenti dopo aver fatto due doppi falli così nello stesso game, una seconda forte così non la servi. Vedete come un'altra volta stecchi la palla a Corretja, l'ha già fatto 4-5 volte, 2 o 3 volte Pioline, ma lo vedremo ancora. Applausi ritmati del pubblico per incoraggiare Pioline. Parità. Importante questo gioco per Pioline perché deve assolutamente cercare di portarsi sul 3 pari, ha già avuto 2 occasioni, altrimenti il primo set potrebbe essere compromesso a metà. Merita di perderlo questo game Corretja perché ha già fatto 4-5 errori non forzati a parte i doppi falli. Certo darebbero molto i francesi e tutti quanti gli sportivi per avere un francese in finale a Roland Garros, anche se Pioline non desta quell'entusiasmo tra il pubblico e gli appassionati che destava un Yannick Noah. Attacca corto, ha attaccato troppo corto Pioline secondo me. Vediamo, vedi? Parità. La palla rimbalza sulla riga del servizio, troppo corto, e poi qui voleva giocarsi una volée smorzata, poteva anche qui in questo giocarsela meglio perché lui poi le fa bene ste palle, ha molto tocco, molta rete, gioca molto bene, però gli va lunga la palla. Corretja sta giocando senza primo servizio in questo gioco. Ha colpito la riga sulla seconda palla, la palla è rimbalzata male. Vantaggio Corretja. Vediamo se ce la fa finalmente a giudicarsi il game. Vedi come giochi senza primo servizio. Dall'altra parte non è un giocatore che basa il gioco sulla prima di servizio come fanno altri. Altra palla steccata a metà, parte dello spagnolo. Parità. Sai, a volte lo spagnolo è un giocatore che se tu vedi così non sembra molto brillante in quanto commette degli errori e tutto, però poi
nell'economia di una partita intera è sempre uno molto difficile da battere, è uno che difficilmente perde con un giocatore più debole di lui. Vantaggio per Pioline. Situazione sempre di 3-2 a favore di Corretja. Se Corretja dovesse andare in finale facendo comunque le proporzioni per quanto stiamo vedendo, secondo me da Moia piglia 3-7-0 si gioca così. Qui ha servito 3 doppi falli in un game, non ha messo una prima di servizio su 20 punti più o meno che ha servito e ha regalato praticamente il game al francese, perché quando parti da 0-40 sul tuo servizio è un handicap troppo pesante da recuperare. 0-40 nel senso che fai 3 doppi falli. 3 pari comunque nel primo set a servizio Pioline. Come abbiamo detto, secondo me è superiore Pioline nel servizio a Corretja. Uno che serve meglio, anche più il tecnico continuo come prime palle. A proposito, il tecnico dell'equipe dà un 8 al servizio di Pioline e un 7 al servizio di Corretja. Non l'hai scritto tu st'articolo? Bravo Cedric, qui un bel rovescio lungolinea, non si arriva a Corretja. 15-0. Sai che la palla di Pioline comunque quando gli giochi contro te ne accorgi, perché la rimbalza talmente alta e talmente carica di effetto quando tocca per terra che ti fa giocare sempre sopra la spalla. Questo, come abbiamo già ricordato durante il match di Moia, alla lunga lo paghi, ti stanchi moltissimo. Ha tentato la sorpresa, aveva caricato una buona seconda e era venuto avanti. 15 pari Questo intanto. Nel match con Arazzi gli ha permesso di vincere alcuni punti poi determinanti per l'esito finale dell'incontro, perché quando era molto stanco si è affidato molto sulla seconda di servizio Pioline. Quelli che hanno visto la partita se ne ricordano. Grossolano errore da parte dello spagnolo, sì, che aveva tutta la possibilità. È rimasto fermo, rivediamo, aveva giocato una buona palla corta, si è arrivato bene Pioline, qui rimane fermo, secondo me aspetta un attimo, non sa cosa doveva fare bene, poi qui vabbè era molto in ritardo e la palla non è più rimbalzata. Risposta in rete 40-15.
40-30. È stato costellata anche da molti errori questo inizio di gara tra i due giocatori. Qui non si è capito, il Pioline è stato quello che ha sparacchiato così. Sì, il Pioline aveva servito una buona prima, lui Corretja ha risposto a metà campo e il Pioline ha giocato un dritto sul nastro che poi gli è uscito. Bravo Pioline. 40 pari. Sono comunque errori che il francese non commette sovente questi, perché a rete è sicuramente il suo punto di forza, gioca molto bene al volo, però questa volée ha avuto troppa precipitazione, secondo me voleva angolarla troppo e l'ha tirata in rete. Dice che nel gioco d'attacco Pioline è in grande sviluppo, in grande progresso da 3 anni a questa parte. Guarda, qui c'è una discussione sulla palla, forse probabilmente la palla era fuori, ma verrà forse rigiocato il punto, ora vedremo. Sembrava abbastanza dubbia. This is out, ha detto l'arbitro, questo è fuori. Quindi ora Corretja ha nuovamente sulla racchetta una palla per andare 4-3, ma senza aver fatto troppo, grazie soprattutto agli errori di Pioline. Vantaggio Corretja, dice il giudice di sedia. Vediamo se si salva con un servizio vincente Pioline. Infatti, più che servizio vincente è risposto per ma sai, però ti voglio dire, sì certo ha sbagliato Corretja, però ti voglio dire una cosa, forse tu non l'hai notata. Pioline ha servito una prima palla sul rovescio caricata alta, ha fatto finta di venire avanti, e questo ha disturbato molto Corretja, che all'ultimo momento, visto che non veniva avanti, ha cambiato direzione alla palla e l'ha steccata fuori. Ancora un attacco perdente di Pioline. D'altra parte lui sbaglia di più col dritto che col rovescio, il rovescio gli scorre meglio, gli parte meglio la palla, il dritto è un po' frenato il movimento, ha il corpo che gli dà fastidio quando fa il dritto, col rovescio non ce l'ha. Un errore dietro l'altro. 4-3 per Corretja. Those last two shots against the Razzi drew the biggest television audience for tennis ever in France, and I have no reason to figure anything different that would happen today in the semi-final. Probably a larger audience. Nuke talked about Corretja playing Davis Cup in Brazil. Brazil played against Spain in Brazil, so very tough for Spain to win that. They did. This man Corretja won his opening singles match, then teamed with Sanchez in the doubles. They lost that in 4 grueling sets. Then he won the first of the reverse singles over Gustavo Kuerten, who, as you all know, was the French Open champion here last year. So Spain won the tie 3-2. And will go on to play against Switzerland. I have the feeling this first set's more important for Pioline than Corretja. Pioline needs to win the first set somehow. That's just the type of play that Corretja has been known for throughout his career. He doesn't go for too much on this pass, does he?
No, he doesn't try to hit a winner. He just gets it down low into a tough position for you to volley from. If you make the volley, great. If you don't, then he sits right on top of the next one. 30-15. Still at 29% of serves, Corretja. Pioline's tried to come in on the backhand side and hasn't had a lot of success, so he's switching the attack now to the forehand wing. And I think if he comes in on the backhand side, I'd try to get the ball deep and more down the middle of the court than out wide. Take away the angles. Right on the line. No, he says okay. Mike Morris, he says no, it's wide. See, it looked pretty good from here. Yeah, from here it looks as if it got a little bit of the line. I'd certainly go with the umpire. He's right on top of it, and we're way up in the sky. That's why we're up here and they're down there. Yeah, 30 all. This crowd is very quiet at the moment. There's one way to keep a large crowd, 16,000 that are against you. One way to keep them quiet, that's get a service break and stay in front. That's what's happened here. Good serve there from Alex Corretja. That's his only ace. He struggled. 29% of first serves in, but finds that ace, and that gets him out to 5-3 now in the first set. The errors continue to pile up for Pioline. They're causing him some problems. 23 of them. Only 10 for Corretja. That last service game at Pioline's was a real bad one for him. Led 40-15. 2 chances to win with forehand strokes. He's going to change a racket. Not happy with the tension. Good shot. The slice backhand pass, he really met that early, clipped it beautifully. Plenty of pace on it. 3 set points now. That's textbook stuff, that. Love 40.
Pioline getting quite a good percentage of first serves into play, 63%. And he's winning 60% of those points, but he's really getting hurt bad on the second serve. He's only winning 31% of the points on his second serve. Given that fact, and you'd think that he has a 1 out of 3 chance of winning this point. Surprise tactic. First time that he's serve volleyed on the second serve. Well, they say desperate times calls for desperate measures. Yep. Good backhand volley here. Still a set point. Premier manche, Corretja. 6-3. 6-3, Corretja. Knowing that the first set took 53 minutes, and it went to Alex Corretja. There you see the serving statistics. 30% Corretja is terrible. 59% with Pioline. Unforced errors. The difference, 26 to 15 from Pioline. And as Nuke mentioned before he left, and now Tony Trobert has joined me, that it's the second serve of Pioline. He's only winning 1 in 3 second serves. That 1 in 3 on second serves could also have something to do with Corretja's ground strokes. If you can't force him, hurt him with a big serve, he's awfully tough. Pioline almost got too far underneath that smash. 0-30. He was able to hit a winner off of it. See Corretja on the defensive on this entire point. Here he does a good job to throw the ball high up in the air. He gets it pretty deep. That gives him time to recover. Actually, the strategy is not too bad once in a while. Try to take a second serve and rush him, get in behind it, but this just got away from him and went way long. Well, the percentages are there too, aren't they? At love 30. If he makes that shot, it's love 40, break points, and the worst off he is now is at 15-30 and still in a pretty good position. A lot of balls landing close to the lines, but Mike Morrissey not too worried with these two fellows. They're as fair as you're going to get on a tennis court. That's the footwork, the sliding into the shots, which is
something that you have to learn to do, to play on the terre battue, the red clay over here. That's just too good. 40-30. To be able to hit a low forehand like this aggressively right here. The ball's low. He's inside the court. Pretty darn good effort. Lift right up over the back of that ball and make it dip quickly. Corretja. Opening game of the second set goes to Corretja and a weary Cedric Pioline. This is the world feed from stud Roland Garros of the 1998 French Open Tennis Championships. I'm Fred Stolle along with Tony Trevitt bringing you the live action here. This is the second of our men's singles semi-finals. First one won by Carlos Moya over countryman Felix Mantilla in 4 grueling sets. Winner of this match will take on Moya on Sunday. Tomorrow, the ladies' singles take centre stage. Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario. Just too good. Played the side spin drop shot, and then he measures the pass. 0-15. Once Pioline gets to this ball, it's so low he can't do anything with it, so he just tries to get it back fairly deep. Goes in the corner, it opens up his court. He's sort of hung there waiting for the ball to come back down the line. There is Corretja going across the back of the ball, so it would spin away from Pioline. Yeah, that he's not going to win with, I don't think, serving and volleying. I think it's a good surprise tactic, but that's a 3/4 pace serve, and if Corretja sees him coming in, he can do it on all surfaces too. He can play the slice return, go for the big top spinner. S'il vous plaît. Javier Duarte, that was the coach of Corretja. He's probably a happy man at the moment. A little bit lucky with the half volley there, Pioline. 40-30. Yeah, this ends up short enough that Corretja can't do much with it. He tried to get down a little lower than he actually did. Try to make Pioline have to volley up.
40-30. Pioline. Pioline serving and volleying on the second serve. He's done that on a couple of occasions. He wins his opening service game in set number 2. It's 1-1. S'il vous plaît. Premier service. That's the risk you run when you try to go wide. If you don't get it out as far as you want it, you open up your court. Sandra Gorline there, a young lady who takes care of worldwide television. Has done a super job with us on the world feed. Hope you've enjoyed the coverage. Brought you courtesy of the French Tennis Federation. 15-30. I might have gone for this one just a little early. It's fairly deep, jumping up at him. Well, that had quite a kick on it. Must have hit something. Yeah, I think it did, Tony. Watch where really this takes jumped him. Yeah. He had to jump off the ground with both feet just to get his racket on it. All. This is the fourth meeting between the two players. Corretja leading the series 2-1. Last time they met was at the Australian Open. This man Pioline destroyed Corretja in straight sets. 6-2, 6-1, 6-4. It's a little different on the dirt here at Stade Roland Garros. So it's game Corretja. 2-1 he leads. And Pioline, I mean, here at the French, it doesn't bode too well for Wimbledon. If it rains here, you think, aha, we have a chance of some good weather in London. Right. Cedric Pioline, a little flat today, we feel. Has not played too well so far. He's made a lot of unforced errors. But Alex Corretja is, I don't think I've seen a top player serve as poorly as he has so far in this semi-final. 30%. The first serves in play, not good at all.
30-0. The slice backhand of Pioline just has a tendency to float. He's hit several of them that just keep on carrying, just keep on flying right over the baseline. Linesman. He's too far away and then he's running to go back to his chair. Well, he's complaining about the side linesman who stands out wide so that the receiver doesn't block his view, and then he has to run back to get into the regular position, look down the sideline, and they've been doing that for 2 weeks now, but Cedric just saw it. 40-15. This has been a very flat match in comparison to the first one, Tony. There's been a lot of mishits in this one. There's another one. He's wrapped them around that racket. You pay for it all, but you don't see top players miscue as many as these two boys have done in this semi-final match. It's 2 games all, and Corretja won the first set 6-3. Hour and 13 minutes of play. What looks like Corretja lost his patience a little bit in that rally. Heavily sliced drop shot, but Pioline gets there comfortable and just blocks it down the line and lands it behind Corretja. Corretja makes us, he has to get inside the baseline in case Pioline drops it back over the net. When that ball lands behind, there's no way he can track it down. Love 15. Here's a look at the Pioline backhand. You can get over that ball very, very easily. Love 30.
Well, the crowd giving their man a little support there as soon as that one went into the net. They cheered, and now they got the clapping going. It's a couple of break points now for Pioline. See if this can lift his spirits a bit. And he's been quoted, Fiery, as saying that the crowd helped him through his last 2 tough matches. Peu de silence, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, avant le service, un peu de silence, s'il vous plaît, pour les joueurs. Merci. No, he's corrected it. Called it good. Made a little quick call. Who called it out? The sidelinesman called it out, I think. And then he put his hands. Yeah, then he corrected. Realized he'd made a mistake. Well, we talked about crowd effect on players, and Corretja has played in Brazil at the start of the year in Davis Cup competition, and they get very rowdy down there. And he lasted through that, and Spain defeated Brazil in that particular match. Corretja was a big part of it, so this won't bother him. Well, you play in Italy, you know, you play a lot of any foreign country, particularly in Davis Cup, and the crowds are tough to deal with. Missed it. Boy, it appeared to me that about 2 strokes ago, Pioline took the backhand too much on the rise. If he could have waited just a little longer, he'd had a little easier shot. I don't know if we're going to go back that far in it. No, we're not. This is the last bit of it. Pioline misses the backhand overhead right here. Misses it wide cross court. That's a good kick second serve. Talked about that with Nuke. I like that strategy from both players, Tony, because they're both good returners of the ball. You're not going to get a lot of good free points from these guys because actually Corretja just hasn't got a good serve. He's got that up now. This set he's at 44%, but he has struggled on serve. Yeah, I think one of the things you do, Fire, if they're kicking it up there high on your backhand, is you try to take it a little earlier, step into it. In the ad court 2 points ago, the kick serve took Pioline outside the doubles alley, and he can avoid that by not standing so deep to return it and step up to it, cut it off. Well, Corretja fought back from being 2 break points down in that game. First serve percentages. There, Corretja still at 36%. Pioline at 58. Unforced errors. Well, they're getting a lot closer now. Very innovative protection from the sun. And it's been very warm weather here. Probably about 75, 78 degrees Fahrenheit today. Pioline to serve. This is live from stud Roland Garros here, 1998 French Open.
Corretja quit after he hit his forehand cross court. He didn't start after the ball at all. Then he realized it came deep enough. By the time he got started after it, it got pretty low and he couldn't do anything with it. No, he thought Pioline was going to play a better volley than he did, didn't he? 15 all. Should have been in. Well, Pioline finally got into the volleying position. Didn't do much with the volley, but still won the point. 30-15. Now he starts to come in. This is the second time this point that he had Corretja in big trouble. See, just bunts that ball. Didn't get much on it. And on the dead run, Corretja misses his in an attempt going down the line. Crowd are very quiet again. It's 30 all. There hadn't been a lot of excitement really in the match, has there? No, it's been not too good at all so far. And Pioline hasn't given them much to cheer about. And as you said, Fiery, when Corretja gets ahead, that quiets the crowd down quickly. Dug deep for that one, as Corretja did in his last service game. It's his third ace, and it's now 3 all in the second set. This is the 7th game of the set, the one fire you think is always so important. Yep. Keeps you in front. If it's a 5-2 deal, it keeps you in the set. That one come off the frame as well. I don't know what's wrong down there today. There's no wind at all to speak of. Both of them hit the ball with heavy topspin. It does jump up at you, but they should be used to it by now. Only his second ace. Semi-finalists here take home approximately 172,000 US dollars. Runner-up at the French Open, 344,000 US dollars, and the winner, approximately 688,000. So lots of money at stake, but as we said earlier, Tony, it's the title. It's not the money. Absolutely. When you're a Grand Slam champion, that's the important thing. The money comes when that happens. Wrong-footed in totally there. They won't forget to take it to the bank, though. Oh, no. No, a lot of happy bank managers. This is a very flicky shot. I don't know how you do that, though, with the amount of wrist that he's got to get up and over that ball to get it back in behind Pioline. Yeah, it's the Western grip that enables him to do it. The face is shut down. And there's Robert, the man that takes care of everybody in the trainer's room. He's been here for many years. 45 years Robert's been in that locker room. So Corretja, first percentages there. Corretja is 39%. Not good. Pioline 57%. Corretja's teammate Carlos Moya is through to the finals. Second Grand Slam final. He was a finalist at the Australian Open. So this gives you a look at the footwork that is required on
the slow clay here at stud Roland Garros, back and forth and slide. And you keep the laundry busy with those socks that get all that sand and dirt in them. I wash my own. Tony sends his out. Sure. Got to be a bit careful here, hasn't he? Yeah, we were saying earlier, Fred, that in our days, you know, we didn't get much expense money or anything else. We used to just go in the shower, shoes and all the clothes could just try to get the red clay off. Yeah, it gets dirty. 15 ans. Serve and volley tactic again from Pioline. And you don't see Corretja usually block the forehand like that. He usually taking a swing at it, and he's standing back 2 meters behind the baseline, trying to give himself time to be able to take a swing. $30-15. Good job by Pioline to stay in that point. He had an opportunity in the middle of it to win it and didn't. He does a good job right there. He guesses correctly. Ball's coming down on. There's the opening that he didn't get it away. And it looked as though Corretja was going to win it, but he got over in time to make the forehand cross court. Well, you don't get to the semi-finals of Grand Slam championships often, do you? And he's been to a couple of them, Pioline, a couple of finals at the US Open and at Wimbledon, so he's going to give it his best. He may be tired, but the crowd trying to get him going, and he's not that far out of this set. He's lost the first, but he's still in the striking distance of this second set. That's the game. The crowd will keep him there. It's 4 games all. Well, in Pioline's previous match, he showed a lot of courage staying there. He was dog-tired after 3 sets against Arazi, and he hung in there and figured a way to win. And we were saying, Fire, in that match that if he loses serve once in the 5th set, he'd be a goner. But he managed to win it. I don't think Arazi took advantage of his situation, didn't know how to play a man that was that tired. Now 31 minutes. No, he got rather tentative in that 5th set. That's a better play if you're going to try to take the second serve, go over the ball, drive it at your opponent, give him less time to set up. Previously tried to slice the ball and just floated it long. Well, he's got to the point now where he's got to take a couple of risks, sure. Hasn't he? If he is starting to be a little weary, you try to shorten the points down. I think physically he's still okay, but it, you know, he's thinking long term as well. Also trying to change the tactics a little bit to see what'll work against Corretja. Well, he did all that work, and then I think he picked a pretty tough ball to try to decide to go down the line off of. Got his hand out in front of the racket head, and it just curved into the alley.
She has a pretty good second serve. Very good second serve. Pioline's going to go and have a look at it, but this one he's going to just rub the mark out, I think. There you go, yeah. It just lets the crowd know, and it's a good gesture from Pioline because the crowd sort of jump on you for that one. Now, this is the only surface where you can have an umpire come out and look at a mark, and they have a right to go up and look at it. And if they see it's out, they'll get the umpire to come down. They've corrected the one down on the baseline, though, Tony. The serve was good, and they called the one out on the baseline, and Corretja's corrected that. So they're replaying this point at 15 all. Yeah, a little bit of an opening here. We'll get this crowd going if Pioline can get a break. S'il vous plaît. Merci. Another miss hit. We've seen a lot of them today. It's 15-40 now. The crowd come to life. Merci. Les choses sont prêtes. Merci. Right on the line. 30-40. It's his third ace. Pioline's had 5 break points. Actually, 8 break points. Made a couple of them. Still a break point chance, though. Let's see how Pioline tries to play this. Try to take it on the rise and hit it off the backhand with some authority. Well, the crowd got excited on a couple of those shots. They thought were going long. 40. Corretja does a good job to get in here. And then he closes quickly. The ball slices floating, and he closes in real fast and goes in behind the Frenchman. Saves his break point. Here again is that backhand volley. Juice. Gilbert Izan, who is the referee here. Has a quick look at him. Avantage Corretja. We're looking around, Fire. There are no empty seats and people sitting in the stairways. Couple of opportunities saved there again by the Spaniard. Felix Mantilla, his countryman, in a grueling 4-setter. He awaits the winner of this match in the final. Pioline and Corretja. Pioline serving to stay in the second set. That's good. Never looked like going out that one. That's just one of those misjudged shots where he could have volleyed it. And I think that's part mental fatigue. Basically, the rule of thumb is if a ball is going to be
close to a line and you have a good play on it, you go ahead and make the play. Terrible first volley. He knows it. Yep. 15-30. Corretja jumps all over him now. He just guns that quick one on him. Another quick one right past him. Yeah, he doesn't really go for broke on that first one. He gets good position on that one, and then it lines up. He's got enough confidence in his ability to hit 2 or 3 past you, and there's the practice forehand volley on that first one from Pioline. He pushes a forehand volley. He doesn't get any bite on it like he does off the backhand side. Second serve, 15-30. Well, he's in a hurry to finish this off. He saw that he had his man out of court, but a little impatient on that shot that has been so good for him throughout the championships. He's now down 2 set points. How quickly it turns around. He had 2 break points on Corretja's serve the last game. Couldn't convert. Oh, and a bad double fault. That's only his second for the match. Well, he gambled and lost because he knew Corretja was going to try to run around and hit a forehand. So the Spaniard now with a 2 sets to love lead, 1 hour and 42 minutes. And there are some whistles from the crowd. That's really unfair. That is unfair because this man has played 3 5-set matches to get to where he is. But he's playing his heart out. I mean, he's not missing shots on purpose. No. Not the only guy that's ever played 3 5-setters to get through the final of the French. Corretja played 3 of them last year and won the title. This man has been relentless, Corretja. And these last 2 matches he's won in straight sets. That was a little opening right here, the first game of this 3rd set for Pioline. Oh, he let it go. He thought it was going long. So Pioline had 15-40 the last time Corretja served. Corretja got out of it and then broke serve for the set. Now he's got love 40 in the opening service game of the 3rd. Good serve right into the body. If Pioline doesn't convert here, it can really take the air out of his balloon.
Yeah, when you're a little tired, just a little foot weary, the footwork starts not to quite get in the right position. You're just off balance a little bit. And when you're hitting tennis balls with a lot of topspin, even if it comes off a little bit of a bad bounce, there's not much margin for error, Tony, is there? Well, the racket face is basically closed down, so both edges of the racket go up through the flight of the ball. Still a break point for Pioline. Corretja. So from love 40, it's now game point for Corretja. Gli ultimi 3 turni di battuta Corretja li ha vinti da 15-40 e questo era 0-40, ora in vantaggio suo. Sai, moralmente ne risenti, Le uniche palle che sbaglia Corretja sono quelle che stecca, perché altrimenti sul palleggio così non sbaglia mai. Non sbaglia mai. Gioco per Corretja. Questo signore deve essere spagnolo. Ah, senz'altro, sarà un parente stretto o un manager che vede l'avvicinarsi della finale e di molti franchi. Della percentuale, non della finale. Sì. A box. Another box. Another one. Some boxes have some things you don't expect. Scenic PCs with Pentium 2 processors, for instance, have an infrared interface, a chip card reader, ISDN communication tools, customized solutions. Siemens Nixdorf, personal computers. Watch your next football match the way you watch a great movie. Incredible home cinema, widescreen and Dolby surround sound. Philips. Back live to the French Open with AT&T Direct Service. It's all within your reach. Palline nuove al servizio Pioline. 1-0 a favore di Corretja nella terza partita del confronto con Pioline, valevole quale semifinale degli internazionali di Francia di tennis. Sbaglia più, niente, Corretja non sbaglia più.
Finalmente un errore da parte dello spagnolo. 15-30 se non mi sbaglio. 15 pari. 15 pari, mi sono sbagliato. Sì, uguale, un punto in più o meno. Mi sono sbagliato. Attacca bene qui Pioline, costringe all'errore Corretja? Lo spagnolo, sì, che finalmente sbaglia qualche palla. Qui ha sbagliato un passante di rovescio. Ha preteso un po' troppo qui Corretja, perché poteva giocare lungolini, ha ancora voluto tirare l'incrociato fortissimo e quindi la palla gli è caduta sul nastro. Bella risposta comunque, sì, ma però sai, risposta vincente perché una prima di Pioline era una buona seconda, vedi, a 163 senza vedere, ma 163 km/h, quindi non è che si fosse una prima palla dichiarata questa. Sta servendo molto peggio Pioline, comincerà a essere stanco. Doppio fallo qui. Se perde anche sto game da 40-15, veramente la partita potrebbe finire in 20 minuti. Doppio fallo di Pioline. Non devono fischiare comunque dei fischi, perché ha veramente fatto, come ho detto, già ripetuto 2 o 3 volte, comunque ha fatto un gran torneo e ha dato delle emozioni che oggi avessimo avuto in campo Corretja contro Arazzi o un altro, non ci sarebbe stata questa attesa. Guarda che passante. Sì. Corretja même pas 2 jeux à 0. 2-0 dunque. Il Pioline intanto ha perso il proprio servizio da 40-15, dal 4-3 in suo favore ha perso la bellezza di 5 game consecutivi. No. 0-15 sul servizio di Corretja. Quinze. 15 pari. Servizio vincente. È comparso solo una volta il tabellino dei servizi, dei doppi falli, dei punti. A occhio, adesso senza avere la grafica davanti, comunque a occhio Corretja sta servendo meglio, perché il 30% delle prime palle adesso potrebbe essere salito a un 40-45, perché ha fatto qualche ace in più, ha messo qualche buona prima caricata. Bel rovescio questo di Pioline che manda fuori Corretja e rimette la palla in rete.
15-30. Speriamo che il francese si aggiudichi questo game per allungare un po' la partita. Solo per quello? Lui per vincerla. Sì, ma non credo neanche lui ci creda più, comunque. Dentro al fondo di se stesso penso che dica, ma sta pensando al torneo che ha fatto. $30 pari intanto, altra buona prima di Corretja. Questo ghiaccio mi scommetto quello che è per la spalla di Pioline. Vedremo, magari mi sbaglio. Ma il ghiaccio si tiene per un po' di tempo, mica per un minuto. Sì, intanto ti dà un po' di sollievo, se hai male. Riga? Lì. La riga. No, al limite della riga. Sì, ma se no la chiamavano fuori. Bello scambio questo con rovescio, eccezionale, Pioline. E ora la possibilità di avere un'altra palla break, ormai non si contano più quante ne ha avute in tutta la partita. E che non ha sfruttato. Sì, ogni gioco ne ha una praticamente, ogni game ne ha una. Questo è comunque il rovescio, il colpo che gli ha permesso di arrivare in semifinale. Palla break per Pioline. Un'altra. Parità. Corretja comunque sa che quando deve cercare il punto importante preferisce giocargli sul dritto Pioline, perché è il colpo sul quale il francese commette più errori. Vediamo intanto come serve. Abbiamo già detto come serviva meglio lo spagnolo, perché ormai mette molte prime palle, è un giocatore che va in crescendo. Corretja secondo me è molto, magari può sembrare un'assurdità, però è meno stanco di quando ha iniziato, perché ha carburato bene, è pronto e potrebbe stare in campo altre 2 o 3 ore tranquillamente. Ma appena lungo il primo servizio. Pioline ha guardato in aria. No, Pioline ha fatto segno che la palla era fuori e Corretja non ha neanche fiatato. Ed eccolo, gioco a Corretja. Altra palla break. 3-0. Vediamo il ghiaccio intanto, che verrà dato sicuro la spalla di Pioline. Introducing the incredible BJC 50, the world's lightest, smallest bubble jet printer scanner. It scans, it prints, it's wireless, and it's incredibly light. The BJC 50 from Canon. Carry less, achieve more. At Mercure, they're just perfect. They know their city inside out and offer 3 levels of comfort. Relay, for simplicity. Hotel, for attentive service. And Grand Hotel for refined comfort, whichever suits your budget best. How about Mercure for our next trip to Earth? Relais, Hotel, Grand Hotel Mercure. Your kind of comfort and price, plus the keys to the city. Mercure. Accor, we care. Back live to the French Open with Café de Colombia. Prenez vos places, s'il vous plaît. Les joueurs sont prêts, merci. S'il vous plaît. Tra l'altro un martellatore, guarda,
Non c'è più Pioline comunque, gioca molto più corto, si muove male, gli manca il servizio. Sai, mancando il servizio a lui è veramente non può più giocare. Cosa c'era qualcosa? Si lamentava? No, dice palla a destra, palla a sinistra, vicino alla riga, dice sai. Meno male che Corretja ogni tanto sbaglia qualche, cioè stecca qualche palla. 15 pari? Sì. Succede molte volte che comunque un giocatore, peccato, questa era bella, peccato, dicevo, succede molte volte che un giocatore durante una partita abbia bisogno del ghiaccio per la spalla, però non ne risenta negli altri colpi, perché sono colpi che vengono effettuati al di sotto invece il servizio devi muovere la spalla in maniera diversa e quindi ti può fare male. Si chiama servizio sovracapo questo. Una volta si batteva sotto capo, cioè dal basso come si dice adesso, perché la rete era molto più alta di questa, era l'unica modifica. Ma quanti anni fa questo? Agli inizi del tennis. 30 pari intanto. Buona volée da parte di Pioline che colpisce la riga. Vedete come ormai si è visto benissimo nel teleschermo come Pioline sia molto in ritardo su questa palla, infatti ci arriva molto male e non è più in grado di fare una volée. Risposta in rete di Corretja. E questo game lo fa Pioline. Gioco per Pioline per accorciare distanze, 3-1 la situazione a favore di Corretja nella terza partita. Tanto vediamo che stava andando verso la sua racchetta. Pioline si sta avvicinando al posto dove si siede, vedremo se cambierà racchetta o per fare qualcos'altro, non ce lo mostrano quindi non possiamo sapere. Se la guarda a lungo e fa così, allora vuol dire che l'ha cambiata. Quel game lì che abbiamo visto prima, Corretja non è che ha provato di tutto per farlo, con questo non dico che gliel'abbia lasciato vincere, però ha sbagliato 2 o 3 palle così abbastanza. Adesso però gli sta dando una mano in più, un dito in più, che comincia a fare un doppio fallo che... Vabbè, ne ha commessi comunque una decina in questi 2 set e mezzo, una decina forse no, ma 7-8 li ha fatti, sì 7-8 li ha fatti tutti. Non c'è più. Williams, Venus e la mamma. Devono giocare subito dopo. Doppio misto e sono una contro l'altra ovviamente. Doppio misto è una bella gara da non seguire, perché
Infatti sono le gare che annullano prima se piove, quando ci sono 2 o 3 giorni di pioggia iniziano con i doppi femminili e i doppi misti. Giocano Serena Williams e Lobo contro Venus Williams e Gimelstob. Lobo? Quello di prima Lobo. 15:30 intanto il servizio Corretja, che riserva una buona prima palla e conquista il punto. 30 pari. Vediamo le sorelle inquadrato. Un po' scoraggiato Pioline. Sembra quasi dire continuo a martellarlo e non riesco a fargli male. Ma sai, è scoraggiato perché lui vede che ormai non ha più niente da dire in questo torneo, in questa partita soprattutto, perché a parte i malanni che lo acciaccano ormai, ma comunque non ha più neanche la forza morale per tentare una rimonta, e quindi cerca secondo me di concludere nel migliore più decoroso possibile. Tu credi che non cercherà di fare qualcosa a Wimbledon? Ma per ripetere l'anno dico scorso? In questo torneo dico. Ma Wimbledon è imminente. Certo che Wimbledon cercherà di fare qualcosa, cercherà di vincere il torneo Wimbledon. Hai visto cosa ha sbagliato? Ha sbagliato una volena a lungo. Che c'entra Wimbledon, scusa? Steckt darin ein Weltmeister? Oder darin? Vielleicht hier drin. Im WM-Sonderheft vom Kicker steckt er sicher drin. Dazu alles über die 32 WM-Teams mit vielen Hintergrundinfos zur deutschen Mannschaft und vieles mehr. Das WM-Sonderheft vom Kicker. Jetzt im Handel. The richness and savoir-faire of a region. The balance of a prestigious wine. Malzan Bordeaux. First in France. Come vedete dall'informazione, il Giro d'Italia verrà trasmesso subito dopo la fine dell'incontro tra Pioline e Corretja. Intanto vediamo gli sbagli diretti. Sono Corretja 15-12-9, com'è questa cosa? Per 7, 26-16-13 Pioline. Sai, Pioline non è che sbaglia tattica in questa partita, poveretto. Pioline sta facendo quello che può. Pioline è un giocatore che gioca sempre abbastanza bene la sua partita tatticamente, però qui non ha più niente da dire, quello che può fare l'ha fatto. Non può più muoversi, non può servire, è stanco. Che tattica? Questo si era visto nel primo set già. Ma nel primo set non era pimpante, giocava ma non era pimpante. Sì, perché appunto incontra uno che è più fresco e più forte di lui. D'altra parte era dato come favorito in questa partita, però tatticamente non lo puoi vedere che sbaglia perché è troppo stanco. Lui è così, è una partita che gli sta scappando perché l'altro ha giocato meglio di lui. 30-15.
30 pari. Con estrema tranquillità e comodità Corretja piazza la palla in passante dopo 3 tentativi. Qui aveva fatto ancora un bel guizzo, Pioline a rete, però poi preso completamente in contropiede da questa palla. Vediamo, 1, poi 2 dall'altra parte. Questi sono schemi che si provano in allenamento tantissimo, quello delle volee a sinistra, volee a destra, poi ti prepari per il pallonetto eventualmente. I giocatori di tennis dovrebbero allenarsi insieme ai portieri di calcio. Per il colpo d'occhio, naturalmente, non per le parate, ok. Avantage, Pioline. Tribune gremite al centrale del Roland Garros. E questo era prevedibile facilmente quando avesse giocato un francese, aveva giocato Pioline in semifinale. Tu pensi che saranno altrettanto gremite per la finale del singolare uomini? Certo. E per quello femminile? Uguale. Sono Solo ormai, perché hanno comprato i biglietti. Sono ormai eventi che vanno, anche ci fossero in finale 2 sconosciuti, come l'anno scorso, vale a dire Kürten contro, Brughera non è sconosciuto, comunque fossero andati in finale Kürten l'anno scorso contro Safin, sarebbe sicuramente comunque pieno centrale in Hai ogni visto ordine di intanto posto. che Pioline ha accorciato le distanze? Sì, 4-2. Bravissimo il francese, che ha ancora qualche guizzo di fisico e riesce qui a giocare una palla di controbalzo, di rovescio difficilissima, piazzando un buon passante. Sai che se c'è ancora un tentativo da fare da parte di Pioline, il momento è questo. Potrebbe girare l'incontro, sempre che ce la faccia fisicamente. Però ci ha dimostrato in altre occasioni, l'avevamo dato per morto e poi è venuto fuori. Sì, però era diverso il risultato, era su un set solo, erano 2 pari set e poi al primo turno erano al quinto set e avevano i crampi tutti e 2, sia lui che Filippini. Nel frattempo si è fatto le ossa. Doppio fallo. (15:30) sul servizio di Corretja. Non abbiamo visto neanche la ola intanto oggi, perché la povertà del punteggio non dà spazio per adesso al tifo di sorta. Vedremo se con il passare del tempo Pioline riuscirà a raddrizzare comunque perlomeno parzialmente una situazione che lo vede quasi in doccia ormai. 30 pari. -30. 40-30.
S'il vous plaît. Merci. Corretja. 5-2 per Corretja nella terza partita. Corretja, ripetiamo, ha vinto la prima per 6-3, la seconda per 6-4 e ora conduce 5-2 nella terza partita. At Mercure, they're just perfect. They know their city inside out and offer 3 levels of comfort. Relay, for simplicity. Hotel, for attentive service. And Grand Hotel, for refined comfort, whichever suits your budget best. How about Mercure for our next trip to Earth? Relay, Hotel, Grand Hotel Mercure. Your kind of comfort and price, plus the keys to the city. Mercure. Accor, we care. Nothing beats the high of Perrier. Pioline al servizio. 5-2, quindi serve per non uscire dal match. E dal campo anche, perché... E conseguentemente dal campo. Passante di Pioline che Corretja non vede nemmeno. 15-0. Bellissimo rovescio di francese, comunque uno dei migliori del circuito sicuramente. Guarda come lo lascia partire. Ah, peccato, gli rimane sul nastro questa contropalla corta che forse gli avrebbe dato il punto. 15 pari. C'era arrivato abbastanza comodamente su questa palla, se rivedremo le immagini. Forse no, perché la regia ci mostra Pioline che sta per andare a servire. Sai quando si vede che un giocatore è molto stanco quando va a rete? Quando invece di abbassarsi sulle ginocchia abbassa soltanto la testa e la parte alta del corpo, come ha fatto lui adesso. Si è abbassato ma non ha piegato le gambe. Volée alta, 30 pari, senza problemi. Bel servizio qui da parte del francese che non ha difficoltà poi a concludere. Ha attaccato molto corto Pioline grazie a Corretja perché ha steccato la palla nuovamente. 40-30. Altrimenti sicuramente sarebbe andato a match point. No. 40 pari. 40.
s'il vous plaît. Ti dico che Corretja può correre così ancora per 4 ore. Passante perfetto di Corretja, non da fare per Visto come ci è arrivato comodo sulla palla corta, guarda. E siamo al rendiconto finale, palla del match per Corretja. Le silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comunque esce a testa alta Pioline dal Roland Garros, perché anche se oggi insomma è stato un Pioline a mezzo servizio, però non si fa ingannare. Corregge, riesce a toccare e a piazzare la palla una volée alta, una schiacciata, chiamiamola come si vuole, e si aggiudica il punto, il game, il set e l'incontro. Vedi che il pubblico lo applaude. Col punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Giocato molto bene lo spagnolo, comunque onore anche al giocatore francese che ora vediamo qui inquadrato con la testa bassa, e ho detto io, ha fatto un bel torneo, ha dato veramente emozione a tutti gli sportivi francesi e non, e quindi meriterà un grande applauso secondo me da parte del pubblico presente quando uscirà dal campo. Intanto vediamo il programma, domani alle 3 la finale. E poi la finale domenica tra Moya e Corretja. Intanto dice magari vuoi dire qualcosa a proposito di Pioline, quindi un'intervista a Nelson Montfort. Dice era stato molto difficile per lui, naturalmente era molto stanco. E ora non mi arriva più il ritorno in cuffia. Domani alle 3 allora. Domani ci rivedremo domani alle 3 per la finale del singolare femminile. The French Open with Peugeot, official partner. AT&T Direct Service. It's all within your reach. Café de Colombia. And the wines of Bordeaux.